Lasciamo Oslo per andare alla scoperta di una delle stavkirke ancora presenti in Norvegia. La Heddal stavkirke si trova a Notodden, un piccolo paesino a sud-est di Oslo, ed è considerata la più grande e importante stavkirke esistente ancora oggi. La costruzione delle stavkirke risale all'epoca dei Vichinghi e sono tra le più antiche costruzioni in legno al mondo. In passato in Norvegia ne esistevano più di 500, ma oggi ne sono rimaste solo 28 che conservano buona parte degli elementi originali. La stavkirke di Heddal risale al 1242 e alcune delle sue parti sono addirittura del 1147 e, come tutte le stavkirke, è interamente costruita in legno, comprese le tegole e i chiodi. Le pareti interne sono caratterizzate da dipinti floreali e da subito si nota che gli interni sono molto bui perché non ci sono finestre. Sembra che all'epoca si pensasse che la luce vera era quella che si creava con la comunità che si raccoglieva in preghiera. Questa chiesa viene usata ancora oggi per eventi speciali come i matrimoni, come lo dimostra un piccolo organo di costruzione molto più recente. Su una base di pietre partono 12 pilastri verticali in pino norvegese, 6 grandi e 6 più piccoli, che sono decorati in cima con teste di drago intagliate. I 4 portali di accesso sono anch'essi finemente intagliati, con motivi di ispirazione vichinga. Come la maggior parte delle chiese in Scandinavia, anche la chiesa di Heddal ha un piccolo cimitero all'esterno, molto curato. Decidiamo di percorrere la strada 40 che da sud va verso ovest, perché lungo questo percorso si trovano ancora molte stavkirke e naturalmente meravigliosi paesaggi fatti di fitti boschi verdissimi intercalati da laghi di un blu intenso. Incontriamo spesso alcune caratteristiche costruzioni fatte in legno che hanno la base più piccola del piano superiore. Un tempo forse erano fienili, ma oggi si è capito che è meglio conservarle bene perché fanno parte della memoria culturale norvegese. Appena fuori dal piccolo paesino di Nore troviamo un'altra stavkirke che risale al 1167, anche se negli anni è stata restaurata alcune volte. Purtroppo troviamo la chiesa chiusa, perché dai cartelli risulta che la stagione turistica si conclude ai primi di agosto. Anche questa chiesa, costruita interamente in legno su una base di pietre, ha molte decorazioni fatte intagliando in modo preciso il legno stesso e sembra che anche gli interni siano stati riccamente decorati.
Il viaggio prosegue seguendo la strada principale e non mancano mai meravigliosi paesaggi. Lungo il tragitto ci fermiamo qualche minuto a Uvdal per un'altra delle stavkirche presenti in questa zona. È stata costruita nel 1168 in legno di pino e questa data è stata certificata proprio da uno studio dendrocronologico del legno stesso. Purtroppo anche questa volta non abbiamo potuto visitare gli interni, ma immaginiamo che fossero stati molto belli. Proseguiamo sempre sulla strada 40 e possiamo così ammirare piccole case isolate con il tetto in erba e distese di roccia di montagna ricoperta da sottili strati di erba e piccoli cespugli aggrappati ad un terreno roccioso battuto dal vento. Nella valle di Laerdal vogliamo raggiungere Borgund, un'altra famosa stavkirke. Finalmente le nuvole grigie lasciano il posto a tiepidi raggi di sole e una luce intensa fa brillare i colori di questa splendida natura. La chiesa di Borgund è la più originale e meglio conservata delle 28 stavkirke rimaste in Norvegia. Fu costruita nel XII secolo e alcuni studi hanno dimostrato che il legno utilizzato è stato tagliato durante l'inverno tra il 1180 e il 1181. Essendo state costruite in epoca vichinga, queste erano templi pagani, che in seguito alla conversione al cristianesimo sono diventate chiese cristiane. We had the shortest time, you had to go, but I'm just so happy I had you. Stiamo percorrendo la E16, una strada statale che taglia la Norvegia da est a ovest, e siamo sempre circondati da montagne in mezzo alle quali si fanno spazio grandi e piccoli specchi d'acqua.